Ciao a tutti! Il narcisismo è una condizione psicologica molto complessa che spesso affonda le sue radici in dinamiche familiari intricate e profonde. Quando si analizza la figura della madre di un narcisista si scopre frequentemente una storia di traumi irrisolti, privazioni affettive e cicli di abbandono che si perpetuano di generazione in generazione. In particolare, una madre narcisista che è stata a sua volta abbandonata dal padre rappresenta un esempio eloquente di come il dolore, la perdita e la disfunzione emotiva possano plasmare non solo l'individualità, ma anche le relazioni e il destino emotivo delle generazioni successive. La ferita dell'abbandono paterno. L'abbandono paterno è una ferita che lascia cicatrici profonde nella psiche di una bambina. Questa esperienza può manifestarsi in varie forme. Fisica, quando il padre abbandona materialmente la famiglia. Emotiva, quando il padre è presente ma distante, incapace di offrire amore e supporto. O simbolica, quando il padre è teoricamente presente ma manca di un coinvolgimento significativo nella vita della figlia. Qualunque sia la forma di abbandono, il risultato è un vuoto emotivo che influenza profondamente il senso di identità e il valore personale della bambina, la quale può crescere con una percezione di indegnità e un bisogno insaziabile di amore e di approvazione. Questa ferita non è semplicemente un'assenza, è un deficit che penetra nella psiche e condiziona lo sviluppo emotivo. Una bambina che cresce senza una figura paterna stabile si trova spesso a dover affrontare sentimenti di insicurezza, di inadeguatezza e di paura dell'abbandono. Nel tentativo di compensare tale mancanza può sviluppare una dipendenza emotiva o, al contrario, un atteggiamento di apparente autosufficienza che nasconde una profonda vulnerabilità. La transizione verso la maternità. Quando questa donna diventa madre, le sue ferite emotive non risolte inevitabilmente influenzano il suo modo di relazionarsi ai figli. La relazione che si sviluppa con il figlio narcisista è spesso complessa, caratterizzata da dinamiche disfunzionali che perpetuano il ciclo di dolore e di privazione. Le principali dinamiche che emergono sono: proiezione dei bisogni insoddisfatti. La madre può inconsciamente vedere nel figlio un mezzo per colmare il proprio vuoto emotivo. Il bambino viene idealizzato e caricato di aspettative realistiche, diventando una sorta di progetto attraverso il quale la madre cerca di riscattare la propria autostima. Amore condizionato. L'affetto materno viene spesso offerto solo a condizione che il figlio soddisfi le aspettative della madre. Questo tipo di relazione crea nel bambino una profonda insicurezza, poiché l'amore viene percepito come qualcosa da guadagnare, piuttosto che come un diritto inalienabile. Oscillazione tra idealizzazione e svalutazione. La madre può alternare momenti di intensa idealizzazione del figlio a periodi di critica severa. Questo comportamento imprevedibile genera nel bambino una tremenda confusione emotiva, contribuendo alla formazione di tratti narcisistici. Il figlio narcisista, una maschera di difesa. Il figlio, cresciuto in un ambiente dove l'amore è condizionato e l'approvazione dipende dalla performance, sviluppa una maschera per proteggersi dal dolore e dall'insicurezza. Questa maschera, caratterizzata da arroganza, da senso di superiorità e da bisogno costante di attenzione, è in realtà una difesa contro il senso di vulnerabilità e di indegnità che si annida nel suo subconscio. Sotto questa facciata di forza e di autosufficienza si cela un profondo senso di fragilità. Il narcisismo è quindi un meccanismo di sopravvivenza, un tentativo di colmare il vuoto emotivo lasciato dalla mancanza di un amore incondizionato e autentico durante l'infanzia. Il ruolo della madre narcisista. Per la madre la relazione con il figlio narcisista è spesso ambivalente. Da un lato vede nel figlio una possibilità di riscatto personale e di compensazione per l'amore che lei stessa non ha ricevuto. Dall'altro lato il figlio può riattivare inconsciamente i suoi traumi, ricordandole il padre assente o la sua stessa vulnerabilità emotiva.
Tale dualismo porta spesso a dinamiche relazionali disfunzionali, in cui il figlio diventa al tempo stesso una fonte di orgoglio e una causa di frustrazione. La madre può sviluppare comportamenti narcisistici propri, utilizzando il figlio come un'estensione del suo ego. Questo crea una relazione simbiotica, dove il successo e il fallimento del figlio vengono vissuti come riflessi diretti del valore della madre. L'influenza transgenerazionale. Le dinamiche che si sviluppano tra una madre narcisista e suo figlio sono spesso il risultato di cicli transgenerazionali di dolore non elaborato. La madre, abbandonata dal padre, trasmette al figlio le sue paure, insicurezze e aspettative, perpetuando un ciclo di sofferenza. Tale processo transgenerazionale non è inevitabile, ma interromperlo richiede un profondo lavoro di consapevolezza e di guarigione. La possibilità di guarire. Per rompere questo ciclo è necessario un lavoro di consapevolezza e di guarigione sia per la madre che per il figlio. La madre deve confrontarsi con le sue ferite d'abbandono, riconoscendo come queste abbiano influenzato la sua vita e le sue relazioni. Tale percorso può includere terapia individuale. Un supporto professionale può aiutare la madre a elaborare il trauma dell'abbandono e a costruire una nuova identità emotiva, libera dalle aspettative e dai bisogni insoddisfatti del passato. Riconoscimento delle dinamiche disfunzionali. Diventare consapevoli dei meccanismi di controllo e di proiezione che influenzano il rapporto con il figlio è un passo cruciale verso la guarigione. Ricostruzione del rapporto. Imparare a offrire un amore incondizionato e autentico, rispettando l'individualità del figlio e accettandolo per ciò che è realmente. Anche il figlio narcisista deve intraprendere un percorso di guarigione, affrontando la propria vulnerabilità e riconoscendo il legame tra le sue esperienze infantili e i suoi comportamenti attuali. La terapia può offrire uno spazio sicuro per esplorare queste tematiche e a sviluppare relazioni più autentiche e più appaganti. In sintesi, la storia di una madre narcisista abbandonata dal padre e del suo rapporto con il figlio narcisista è una narrazione potente e complessa che mette in luce la profondità delle ferite emotive e la loro influenza sulle dinamiche familiari. Tuttavia, è anche una storia di speranza. Con il giusto supporto e una volontà condivisa di cambiare, è possibile interrompere il ciclo della sofferenza e costruire relazioni basate sull'amore, sulla comprensione e sul rispetto reciproco. La guarigione è un processo lungo e impegnativo, ma è una strada che porta alla libertà emotiva e alla realizzazione di una vita più autentica. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.